Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Nicola Bianchi e questo è il mio canale di Street Photography e oggi sono qui per raccontarvi una storia che stava per finire malissimo per me. Tutto parte da un video che ho fatto tipo 5 mesi fa in cui vi dicevo come acquistare attrezzatura usata in maniera sicura. E ragazzi, non sono mai stato convinto come oggi di avervi dato veramente ottimi consigli, perché hanno veramente provato a fregarmi e c'erano quasi riusciti, ma per fortuna avevo pagato con PayPal. Sì, perché come ho detto qualche video fa, ho ricominciato a scattare in pellicola e ho ricominciato a scattare davvero tanto in pellicola. E ultimamente mi è venuta una fissa. Ho sempre scattato con la mia FM2 che vedete tipo qua, o con la mia Olympus XA che vedete tipo qua, ma non ho mai avuto, fino a un mese e mezzo fa, una medio formato in pellicola. E invece adesso tipo qua c'è una bellissima Hasselblad. Beh ragazzi, questa Hasselblad ha una storia difficile alle spalle che sto per raccontare. Questa Hasselblad non doveva essere un Hasselblad, doveva essere una Pentax 67. Sì, perché stavo ragionando su quale macchina prendere e le mie due macchine preferite, medio formato pellicola, sono la Pentax 67 e la Hasselblad 500. Ero molto indeciso tra queste due perché la Hasselblad scatta solo il formato quadrato, un 6x6, e invece la Pentax 67 scatta appunto in 6x7, cioè un formato orizzontale. E l'idea di poter scattare solo frame quadrati mi preoccupava perché è qualcosa a cui non sono abituato, e in più l'idea di scattare con un mirino a pozzetto, anche questo mi preoccupava perché è qualcosa a cui non sono abituato, e quindi questi fattori alla fine mi hanno fatto un pochino più propendere verso la Pentax. Se non fosse che dopo 2 mesi e mezzo di ricerca, forse anche 3, continuavo a non trovare nessuna Pentax 67 ad un prezzo ragionevole, in delle condizioni ragionevoli. Cioè è chiaro che sono macchine che hanno 40 anni, 35 anni, non puoi aspettarti che siano nuove e onestamente non mi interessa. Però non voglio nemmeno una macchina demolita, diciamo un fair trade tra vissuto e esteticamente ancora decente, e invece trovavo solo macchine veramente messe in condizioni pietose, finché un giorno su eBay, e qui inizia la parte triste della storia, non ho trovato una Pentax 67 che costava tanto, parliamo di 1500 euro, però dalle foto sembrava messa davvero molto bene e montava l'ottica che volevo, cioè il famosissimo 105 mm Takumar f2.4. Ragazzi, quella è la miglior lente per la Pentax 67 che si possa volere, soprattutto se si vogliono scattare ritratti. Ho contrattato un po' e sono sceso a una cifra un pochino più ragionevole, comunque troppo alta, e l'ho presa. Ma ragazzi, quando è arrivata, bruttissimo momento. La macchina era in condizioni pietose, e quando ho provato a metterci la prima pellicola, nonostante ci fosse scritto che era revisionata ed era totalmente funzionante, non funzionava. E ragazzi, fidatevi, so molto bene come avere tra le mani una Pentax 67 funzionante. Questa è quella di un mio carissimo amico Jack, che me la lascia sempre per fare qualche scatto, e se stai vedendo questo video, grazie Jack. Eh sì, questa macchina è veramente fenomenale, non negherò l'evidenza, è grande, è pesante, ma l'esperienza di scatto è molto bella. Il rumore dello shutter è fantastico ed è veramente molto più friendly di tante altre medio formato, soprattutto perché è come usare una Nikon FM2 o altre DSLR classiche a pellicola, ma semplicemente molto più grandi, però funziona allo stesso modo, e quindi questa cosa la rende più veloce, più intuitiva, più alla mano, soprattutto se venite già da un 35 mm classico. Ma torniamo a noi. Ho contattato l'assistenza PayPal che ha gestito la situazione per rispedire indietro la Pentax e restituirmi i soldi, e qualche settimana dopo sul sito di Newell Camera è spuntata lei, e ragazzi, l'esperienza di scatto con la Hasselblad 500 è fantastica. E infatti nell'ultimo mese e mezzo ho scattato giusto qualche rullino che ancora devo fare sviluppare perché non ho il coraggio di vedere quanto mi costerà, però è una cosa che non posso non consigliare. Devo dire che sono felice in questo momento di avere la Hasselblad e non la Pentax, perché rispetto alla fotografia a cui sono abituato, la Hasselblad ha un'esperienza di scatto veramente molto diversa, è un formato diverso rispetto a quello a cui sono abituato, è a pozzetto, quindi l'inquadratura è completamente diversa, e questo la sta rendendo molto
molto più divertente da usare anche rispetto alla FM2 o all'Olympus, quindi ve la consiglio. E ragazzi, questa esperienza, anche se come sapete ho già comprato tanti obiettivi e tanti corpi macchina sia digitali che analogici online, mi ha fatto capire quanto può essere importante vedere fisicamente la macchina, poter andare in negozio, provare a farci un paio di scatti, testarla, avere un anno di garanzia. Cioè ragazzi, io ho un anno di garanzia sulla mia Hasselblad, se domani si inceppasse me la cambierebbero. Spoiler, è già successo, ma questa è storia per un altro video. Bene, questo video non c'entra nulla con quelli che faccio di solito. Spero di non avervi annoiato con questa bellissima storia che mi auguro non mi accada mai più. E se questo video per qualche motivo vi è comunque piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale. E in ogni caso ci vediamo nel prossimo video.